Il 2022 è stato un anno ricco di eventi, alti e bassi. Lo staff ed io abbiamo avuto tante idee, molte delle quali si sono concretizzate, altre arriveranno ed altre purtroppo sono fallite ancora prima di dare qualche risultato. Del resto, con le formiche è difficile prevedere come andrà a finire e anche se ci si attiene alle sacrosante regole di base, non sempre si riesce a raggiungere il traguardo che tanto si sperava. Ma dopo tutto, si sa, no? La vita è triste e poi si muore. Ma chi c***o ha scritto? Quest'anno è iniziato con un bel regalo da parte del nostro sponsor Ants HQ. Mi ha inviato una regina di Polyrachis armata e una di Camponotus singularis di nuova fondazione con qualche operaia. Sfortunatamente, di queste due specie siamo riusciti a fare solo il video dell'unboxing e poco altro. Dopo alcune settimane sono morte una alla volta le nanitiche della regina di Camponotus singularis e nonostante avessi fornito le cure necessarie per una regina che ha fallito la prima fondazione, alla fine non ce l'ha fatta. Se n'è andata pure lei. Sebbene sia stato un duro colpo, per qualcun altro è stato invece un colpo di fortuna dal momento che si è visto regalare un bellissimo esemplare sotto alcol da aggiungere alla sua collezione. A febbraio pubblichiamo il video della colonia di Tetraponera ruffonigra che si era perfettamente ripresa e che finalmente traslocava in un nido più grande. Mi occupo di questa colonia da quasi 5 anni e l'anno scorso aveva dato evidenti segni di sofferenza. C'è stata una forte moria di operaie e la covata era veramente ridotta al minimo. Ero riuscito a identificare la causa di questo declino e mi sono immediatamente attivato per mettere in atto la soluzione. Se volete rivedere com'è andata, questo è il link alla playlist. L'intero diario della colonia. A fine febbraio ho avuto l'idea di riscrivere in maniera più precisa ed esaustiva la guida completa sull'allevamento delle formiche. Abbiamo iniziato subito a lavorarci sopra, quasi tutti i giorni, quasi per 2 mesi. Abbiamo lavorato tantissimo non solo sulle riprese, ma anche sulla stesura del video e sugli argomenti, per dare delle risposte valide e complete a tutte le domande più frequenti che ci sono state fatte su Facebook, nei commenti e su tutti i nostri canali social. È stato un lavoro enorme, che ha coinvolto non solo gli admin di Ants Italia, ma anche i nostri moderatori e alcuni degli allevatori più esperti della community. L'impegno è stato talmente tanto da non averci permesso di realizzare nessun altro contenuto. Di fatto non siamo riusciti a pubblicare nessun video in questo periodo. Finalmente, il 10 maggio, esce, spudorato e senza modestia, il nostro capolavoro della durata di oltre un'ora, la guida completa all'allevamento delle formiche. Le visualizzazioni al momento sono quasi 20.000 e il fatto che sia suddiviso per argomenti rende il video più facile da fruire. È il video che consigliamo di vedere a tutti i nuovi iscritti dal momento che fornisce le informazioni basilari per poter iniziare con landscaping. Ad aprile c'è stata la manifestazione di Entomodena. Io e Francesco abbiamo partecipato come visitatori, ma nella nostra testa già si articolava un certo progetto di cui parleremo dopo. I primi di giugno, Ants HQ mi ha fornito altre 2 specie, Camponotus castaneus dagli Stati Uniti e Messorcephalotes dall'Africa. Di loro abbiamo pubblicato il video di unboxing in agosto. Sono 2 specie molto interessanti, anche se dallo sviluppo piuttosto lento. A fine luglio abbiamo pubblicato il video sulle intelligenze di sciame. L'idea è stata di Francesco, che era in botta pazzesca e le stava studiando in università. Con tale video abbiamo posto le basi di un argomento che abbiamo intenzione di approfondire in futuro. Ad agosto e ad inizio settembre vengono pubblicati 2 video di aggiornamenti su Crematogastra scutellaris e sulla realizzazione della loro nuova arena. Questa specie è stata in pratica la protagonista di buona parte dell'anno. È una colonia che continua a crescere e che mi ha impegnato in tutto il periodo di attività, con cambi di nido, arena e fornitura di alimenti, dandomi delle grosse soddisfazioni e diventando una delle specie più popolari del canale e della quale mi chiedete spesso aggiornamenti. So che a voi piace. Ti ricordi dell'idea di cui ti ho parlato poco fa? Questa si è realizzata all'edizione di settembre di Entomodena, il primo banco didattico di Ants Italia. Aver vissuto la manifestazione come espositore invece che da visitatore, e soprattutto con tutti gli amici della community, è stata davvero una bellissima esperienza, che non vediamo l'ora di poter ripetere. L'affluenza al nostro banco è stata enorme, sin dal primo mattino. L'interesse era tangibile e sono stato davvero fiero del fatto che Ants Italia, nato come un piccolo progetto amatoriale, abbia raggiunto e unito così tante persone. È stata davvero gratificante la possibilità di interagire dal vivo con molti di voi appassionati e dare un volto agli iscritti al canale dando un valore decisamente maggiore al rapporto che si è creato tra tutti noi. Il 30 settembre pubblichiamo il primo episodio di Ants Italia Facts, una serie di video con un nuovo format che tratta, in pillole, gli argomenti più disparati del mondo delle formiche.
Nella sua forma è diversa dagli altri video del canale, dato che ogni episodio viene narrato da personaggi diversi da me. Ad oggi si contano circa 13.800 specie di formiche diverse. Il termine feromone deriva dalle parole greche ferein, che significa portare, e ormone, che significa eccitamento. L'idea è il frutto dell'estro e della fantasia di Michael Green, che colgo l'occasione di ringraziare particolarmente. Grazie alla Banca delle Regine che abbiamo allestito a Dento Modena, la scuderia di Enz Italia si è arricchita di una bellissima colonia di Lasius emarginatus di cui non vedo l'ora di portare qualche aggiornamento. Per chi non lo sapesse, la Banca delle Regine è semplicemente una scatola sul nostro banco dove gli Enz Keeper depositano le loro colonie in eccesso e queste rimangono a completa disposizione per scambi o cessioni per tutta la durata dell'evento. Quest'anno nella Banca delle Regine c'erano delle belle coloniette tenute in maniera superba, singole regine delle specie più comuni e piccole colonie con qualche mese di vita. Il primo diario di Lasius emarginatus, che attualmente è in ibernazione, è stato pubblicato ad ottobre. Era da tempo che pensavo di ricominciare con qualcosa di classico, una colonia di questa specie estremamente comune, che molti hanno richiesto nei commenti, ma soprattutto perché avevo una gran voglia di riprovare con quella che è stata la mia prima specie in assoluto. Nonostante sia una specie molto comune e anche un po' snobbata, riesce a dare grande soddisfazione nel suo allevamento. A ruota si susseguono il secondo episodio di Facts, incentrato sui feromoni, e il quinto video del diario d'allevamento dedicato a Crematogaster scutellaris. Il video tratta del loro trasloco nella nuova arena e del fatto che queste hanno deciso, ovviamente, di colonizzare il tronco opposto come decorazione anziché il nido che gli ho fornito io. Segue poi la pubblicazione del nono episodio del diario di Tetraponera rufonigra, dove si parla del modo in cui questa specie fa reclutamento durante la caccia. La verità è che fare solamente video di aggiornamenti sulle colonie annoia prima noi di voi. Le routine sono sempre le stesse, le cose da dire e da fare sono sempre le stesse. Pulizia, check della situazione nel nido e alimentazione. Abbiamo deciso quindi di trattare anche altri aspetti della complessa vita delle formiche e approfondire ulteriormente certi argomenti. Ovviamente per fare questo tipo di video ci serve molto più tempo per reperire le varie informazioni che normalmente troviamo su articoli e paper scientifici. È così che a novembre esce il documentario Altruismo. L'intento era quello di far conoscere in maniera un po' più specifica e meno fiabesca come è strutturata una colonia di formiche abbattendo certi falsi miti e leggende, come l'altruismo delle formiche, o come quella storiella del volemo se tutti bene, o del la mamma è sempre la mamma. La natura non è altruista, gli animali non sono meglio delle persone, questa è la realtà delle cose. Per la regina, la mamma, le sue figlie, cioè le operaie, sono solo un mero strumento per raggiungere un obiettivo. Non c'è affetto, non c'è amore, c'è solo la priorità di raggiungere uno scopo individuale. Questo è il link. Il 30 novembre, il terzo Facts, con la voce di Michael, che ci racconta delle armi chimiche utilizzate dalle formiche. In particolare si parla dell'acido formico e dell'uso che ne viene fatto dalle formiche, da altri animali e dall'industria. A dicembre pubblichiamo l'aggiornamento su Messor cephalotes, inconsapevoli del fatto che sarebbe stato l'ultimo. Un vero peccato perché è una specie che si conosce molto poco. Con i nostri aggiornamenti ci ripromettavamo di cercare di conoscerla un po' di più, ma al solito con le formiche non tutto va per il verso giusto e a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del video la regina ci ha lasciato. Uno sguardo veloce all'andamento dei social che si può riassumere con tanto di tutto. Tanti post, commenti, messaggi, identificazioni e domande, ma soprattutto tante rotture di coglioni a me da parte degli admin in merito al fatto che sono una persona poco social, che dovrei creare più contenuti e dovrei interagire di più. E hanno ragione. Su YouTube siamo quasi a 17.000 iscritti, su Instagram quasi 4.000, il gruppo Facebook si annovera a 4.700 iscritti, la pagina invece sui 2.900. Siamo la community di Antskeeping più grande in Italia. Una piccola nota dolente è rappresentata dalla chiusura, dettata dal poco utilizzo, del forum di Entzhub. Stiamo valutando alternative più dirette per realizzare uno spazio dedicato allo scambio e a tutte quelle attività che non sono permesse sui social principali. Tra gli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere nel 2023 c'è allevare una specie davvero particolare, niente spoiler, intrecciare nuove collaborazioni con altri canali, aziende e magari qualche museo, organizzare altri eventi dal vivo in diverse città, riuscire ad ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione per stilare una scaletta di video che abbia una cadenza di pubblicazione regolare. Tutto questo per noi è davvero importante, ma il nostro più grande ringraziamento va sicuramente a tutti voi che ci seguite, che ci sostenete e che ci stimolate a continuare e a fare di meglio. Un ringraziamento va anche ai nostri haters, soprattutto a quelli disposti a creare più di un account per continuare a seguirci. Grazie ragazzi, grazie ancora, buon Natale, buone feste a tutti e buona diapausa alle vostre colonie.
Se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.